Si possono comprare orologi online su AliExpress? E io che ne so, non li ho mai comprati. No, scherzi a parte, in molti guardano e spesso acquistano orologi su AliExpress e spesso mi sono chiesto anche che tipo di orologi ci sono, se ci sono le solite robe asiatiche da 2-3 euro, se c'è qualcosa di interessante. Mi pare di aver visto ogni tanto in alcuni video degli orologi che vengono poi effettivamente sponsorizzati e sembra che ci siano dei contenuti. Insomma, mi chiedo, ma che cosa ci sta su AliExpress? L'unico modo per scoprirlo, naturalmente, è andare sul sito e magari guardare assieme con una reaction, così come direbbero a Napoli, bello e buono, un attimo prima di Ferragosto e vediamo che cosa succede. Sigla. Allora, facciamo una doverosa premessa. L'orologeria, fino alla sua espansione totale degli ultimi anni tra youtuber, forum, chat, insomma, c'è stata un'esplosione vera dell'interesse nei confronti dell'orologeria, ma prima di questo gli appassionati erano pochi gatti, diciamo poche migliaia di persone in tutta Italia, quantomeno su uno dei forum principali del settore, e è sempre stata l'orologeria di lusso o quantomeno l'orologeria con dei contenuti tecnici, quindi non necessariamente di lusso costosa, ma anche per esempio tanta orologeria vintage che avesse dei contenuti tecnici importanti anche a poco prezzo. Tant'è che fino a pochi anni fa la parola homage era addirittura bandita dai forum, salvo poi essere pian piano integrata perché le cose si evolvono, la società si evolve e si evolvono naturalmente anche gli appassionati a questo settore, e quindi pian piano gli homage, che sicuramente troveremo anche su AliExpress, sono entrati nel mondo degli appassionati. Sulla questione homage abbiamo discusso tantissimo, non starò qui a ripetermi, trovate tantissimi miei video, basta cercare Homage Talk su YouTube, insomma vi uscirà di tutto, ma naturalmente fanno parte di questa storia e fanno parte anche di AliExpress. Non mi ripeterò, ma c'è una cosa che mi chiedo, e cioè quanto l'orologeria sia un semplice accessorio e non sia più soltanto contenuto. Contenuto naturalmente intendo anche non necessariamente grandi contenuti tecnici, ma comunque dei calibri che valga la pena conoscere e approfondire, anche dei semplici calibri sportivi, dal quassiale di Omega agli ultimi calibri di Rolex, per esempio. Per non parlare poi degli indipendenti o dell'altissima orologeria che rientrano naturalmente nel mondo degli appassionati. Insomma, possiamo considerare l'orologio accessorio, qualcosa per gli appassionati? Gli appassionati dovrebbero conoscere o comunque discutere soltanto di alta orologeria, o va bene qualsiasi cosa purché segni l'ora? A tutte queste domande cerchiamo di rispondere facendo questo giro inconsueto su AliExpress. Non è un video sponsorizzato naturalmente, non credo ci sia bisogno di dirlo. Andiamo. Allora, eccoci qua su AliExpress, io l'ho aperto, insomma, così, pagina iniziale. Proviamo a scrivere orologi. Orologi. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, orologi smartwatch di varie fasce, di varie fatture. Questo qui è un homage dell'Apple Watch. Poi abbiamo orologio da uomo di moda 0,93 centesimi da 6,63 €. Occhio, perché questo è uno sconto interessante. Vediamo questo orologio da 1 euro che cosa contiene. Vabbè, sarà un quarzo indubbiamente, un quarzo molto economico, ma pur sempre un quarzo, quindi mi immagino anche funzioni bene. Poi quanto resisterà non lo sappiamo, però abbiamo anche delle recensioni. L'orologio è un accessorio straordinario che combina stile e funzionalità. Vabbè, questa mi sembra una roba sponsorizzata. Vediamo, è arrivato in un bubble bag ben protetto, sembra molto bello e conforme alla descrizione. Vediamo un po' l'immagine di questo amico che scrive. Vabbè, un orologio da 1 euro. Io non credo che ci si possa aspettare davvero un orologio che funziona. Quindi quando arriva un orologio
ben fatto e funzionante per €1, attenzione, in sconto perché veniva quasi €7, e io direi che c'è poco da aggiungere. Cioè mi viene anche da dire, no? Ma se sponsorizziamo la roba di Addis Dive, Steel Dive, Pagani Design, Merkur, tutta roba uguale, proprio uguale, a €100, ma perché non un orologio a €1? Cioè, se lo scopo è segnare l'ora, e allora va bene qualsiasi cosa, perché non un orologio da €1? Cioè, io come sempre dico, ma non spendere neanche quell'euro, guarda l'ora sul cellulare, però uno che vuole un accessorio, un orologio, perché no? Perché ha il quarzo? Perché è più brutto degli altri? Beh, indubbiamente non è granché come design, però io sono convinto che a molti invece possa anche piacere. E poi, ripeto, cioè se dobbiamo parlare di rapporto qualità-prezzo, stiamo parlando di €1, 0,93 centesimi. Consegna in 9 giorni, tra l'altro, non so neanche se è vero. Resi gratuiti entro 90 giorni, altro che Amazon. Sconto 85%. Oh, io non sto scherzando, Cioè, queste riflessioni le sto facendo veramente. €1, arriva un orologio funzionante, sì, al quarzo, ma ripeto, il rapporto qualità-prezzo parliamo anche di quello. Oh, qui abbiamo un Addis Dive, €67, peraltro pochissimo rispetto a quello qua che si è aperto. Roba... Ah no, ok, si apre la scheda. Rispetto a quello che credevo, 150, pensavo €200, questi Steel Dive, non Addis Dive, che comunque è praticamente lo stesso prodotto, anche il logo è molto simile. Vari colori, tutti a 65,48, tutti a 65,48, verde, blu, Tiffany, nero, cos'è questo? Anche il Kermit. Ora, io veramente mi chiedo, perché preferire un orologio che imita qualcos'altro per €65 quando si potrebbero spendere €64 in meno e prendere comunque un orologio che fa il suo lavoro, se si tratta di dover fare il suo lavoro, perché di sicuro non possiamo parlare qui di contenuti, magari la fattura è migliore ma costa €65 di più, ma all'interno c'è un calibro che non vale neppure sapere che calibro c'è, sarà un NH35, nel senso che è un calibro da pochi euro, è meccanico sì, ma non ha un valore tale da dire ma ho preso un automatico o un meccanico, è un calibro che è praticamente allo stesso valore di un quarzo, quindi perché non spendere €65 in meno, €64 in meno per un orologio che peraltro non imita nulla, perché poi tu metti al polso uno di questi perché ti piace lo stile Rolex, è inutile prenderci in giro, non prendiamoci in giro, almeno in questo video. Chi compra un orologio del genere è perché gli piace il Rolex, poi la scusa sarà come sempre, ma non voglio spendere, vabbè, se non vuoi spendere quei soldi, spendine molti meno, ma compra qualcosa che abbia un'identità, e c'è anche tanto altro che ha un'identità, lo abbiamo sempre detto, Seiko, Citizen, ma ci sono anche altre cose molto più originali, l'Aco per esempio, di cui in pochi parlano. Insomma, perché spendere così tanti soldi per avere qualcosa che assomiglia ad altro, ma soprattutto al cui interno non c'è nulla che valga veramente €65 rispetto all'euro di quell'orologio? Un euro è poco, è €1. 0,93 centesimi, che poi non ho capito se c'è la cosa. Poi qua ci sono gli omaggi, se c'è la spedizione, qua ci sono gli omaggi dei Casio, questi come li volete chiamare? Fake homage? Perché qui è uguale al Casio ma non c'è scritto Casio, però sono sicuro che tantissimi questo lo chiamano fake, questo Casio qua, mentre la copia del Rolex lo chiamano homage, Addis Dive, Steel Dive, eccetera, eccetera. Anche questo qui 0,93 centesimi, da quasi €6, che poi è un orologio che costa in negozio originale €20, €25, forse qualcosa in più. Ma insomma, veramente... io quando navigo ora tra queste cose mi chiedo anche, ma questa è orologeria? Cioè, questa è qualcosa di cui un appassionato dovrebbe tener conto, dovrebbe parlarne? Ho capito, sono consapevole del fatto che molti non possano spendere determinate cifre per l'orologio dei sogni, ma anche io non posso avere una Porsche, non mi compro una copia di una Porsche, mi compro la macchina che posso permettermi. Che senso ha parlare di orologi che sono copie di altri orologi con un altro marchio a 93 centesimi, a €50, a €60? Cioè sì, ho capito, sono orologi che segnano l'ora, ma lo scopo qual è? Mettere al polso un accessorio o, come dicevo inizialmente,
in questo video l'orologeria e quantomeno un po' di storia, un po' di contenuti, non i prezzi, perché ci sono storie e contenuti anche a 50 euro. Prendete per esempio un Raketa, un russo, tanti altri russi, ma anche per esempio proprio i Citizen, i Seiko di cui stiamo parlando, i Laco. È vero che sono riedizioni, ma quantomeno c'è un marchio, c'è qualcuno che cerca di far vivere un marchio che ha fatto la storia, e questa è la mia visione sicuramente, ma mi chiedo che senso ha parlare di orologeria da 93 centesimi. E voi mi direte, vabbè, ma il video lo stai facendo tu. Sì, ma io arrivo per ultimo, per curiosità, per esplorare insieme a voi e soprattutto per avere la scusa per scambiare un punto di vista. Non sto certamente, insomma, osservando questi orologi perché andrebbero acquistati. Però ecco, poi c'è chiaramente le varie copie degli Epoch, c'è degli Ultra. Qui abbiamo un Zar Bomba. Che cavolo è? Un Zar Bomba. La bomba Zar, ma che c'entra? Forse è per fare visualizzazioni. 167 euro da quasi 1000 euro. Da quasi 1000 euro. Ma voglio proprio vedere chi li spende questi 1000 euro per uno Zar che poi costa 167. Vari colori, vabbè, saranno solo colori, non credo questo sarà sempre acciaio, se è acciaio. Colorato, regalo di Natale di lusso, mi raccomando. Chissà che c'è all'interno, ce lo dice che cosa c'è all'interno? Forse no, vediamo un po'. Questo qui è sempre lo stesso. Forse l'abbiamo già visto questo qui. È molto bello per l'uso quotidiano, è necessario testare la sua resistenza per valutare la sua resistenza al suo funzionamento. Sì, ci sto credendo. Un orologio davvero buono, sembra fantastico, ma che vuol dire sembra fantastico? Ma cioè, vabbè, è inutile che mi ripeta, però dai, a me, io non so bene che cosa dire. Poi ci sono i vari Pagani, cioè per esempio Pagani, no, insieme agli altri, ma che hanno di più rispetto a questa copia del Casio da 93 centesimi o a questa copia del Longines Hydro Conquest o a questa copia del Casio G-Shock per dire ma Pagani è un buon prodotto, andrebbe acquistato. Cioè, se un canale di orologeria vi consigliasse la copia del Casio da 93 centesimi, come la prendereste? E perché quello no e il Pagani copia del Moonwatch di Omega invece sì? Perché costa un po' di più, perché è fatto un po' meglio. E chi ce l'ha detto che questo qua da 93 centesimi non sia fatto meglio? Anche perché il Casio originale è un pezzo di ferro. Insomma, è probabile che questo da 93 centesimi sia fatto meglio del Casio originale. E allora mi chiedo perché il Pagani copia di un prodotto originale sì e gli altri no? Perché non c'è questo coraggio di sponsorizzare un orologio da 10 euro che poi lo vendono a 1 euro su AliExpress? Qua c'è una specie di copia del Nautilus leggermente diverso, 3,71 euro. Ma lo sapete che io non mi aspettavo di vedere tanta roba? Mi sembra una bancarella. Questo qui è una specie di Kermit a 93 centesimi. E poi abbiamo un altro Pagani, copia dell'Omega Speedmaster 57, probabilmente fatto molto bene, rimane naturalmente una copia, 108 euro. Perché questo sì? Che è una copia con un altro nome. Lo sono anche gli altri, qui abbiamo la copia dell'Acquaterra, sempre Pagani, copia del Daytona, questo è proprio anche lui copia dell'Explorer. Veramente inspiegabile. E sapete una cosa, io non mi spiego come gli appassionati, se lo sono davvero, possano capire e apprezzare determinate cose. E non sto parlando di costo, ripeto, non è una questione di costo. Allo stesso costo, come ho detto prima, si compra vintage, si compra storia, spendendo anche un poco in più si compra storia. Queste sono soltanto copie per chi vorrebbe il Rolex e mette al polso un orologio che gli sembra il Rolex, insomma. Sembra a lui e magari sembra a qualcun altro. Peraltro rischiando pure il polso per una cosa del genere. Non lo so, veramente non me lo so spiegare. E dicevo, non è una questione di costi perché poi ci sono degli orologi cinesi che costano più o meno lo stesso prezzo, ma quantomeno non copiano nessuno, hanno una, non dico identità, ma insomma hanno un proprio design, un proprio stile. Io ho cercato soltanto orologi, cioè qui scrivi orologi, escono soltanto copie praticamente.
Questo qui non è una copia, vediamo, questo sarà un tourbillon cinese, sicuramente funzionante, i cinesi hanno dimostrato di saper fare tourbillon per 4 soldi funzionanti, poi non conosco il grado di rifiniture, la loro affidabilità, la loro precisione, dubito che per 350 euro si possa avere un tourbillon affidabile e preciso, però quantomeno è un tourbillon funzionante, no? Quindi una gabbia che ruota proprio per contrastare la forza di gravità sul bilanciere, eccetera, eccetera, sulla spirale più che sul bilanciere. E 350 euro da 875 euro, mi sembra di capire che sia politica comune quella, insomma, di chiedere prezzi fuori dal mondo per poi fare sconti del 60-80%, ma questo è tutt'altro discorso. Non è neanche male per essere un orologio elegante, certo non colorato, però questo qui in acciaio. Mi sentirei indubbiamente di consigliare a chi vuole qualcosa di strano o magari vuole sperimentare più una cosa del genere che spendere 60 euro per la copia del Rolex, che poi sti Rolex piacciono tanto, ma poi nel 90% dei casi chi compra l'omage comunque critica Rolex perché sempre gli stessi orologi, sempre i soliti Rolex, eccetera, eccetera, e poi parliamo e compriamo sempre di sti omage di Rolex. Questo è una cosa completamente diversa, certo il cinturino sarà di cartone, immagino, ma sarebbe da provarle queste cose, ci sarebbe da comprare 3-4 di questi orologi da €1, copia del Batman sempre di Pagani, copia dell'Hulk di Lige. Ecco, per esempio, questa è un'altra cosa che mi chiedo spesso, e cioè, noi abbiamo già visto, e l'ho dimostrato peraltro con una foto di un Captain Willard copia del Seiko, che Steel Dive, Pagani Design, Addis Dive, Merkur, ce ne sono tanti altri, fanno esattamente lo stesso prodotto. Probabilmente è esattamente lo stesso orologio con un marchio poi diverso sopra, per una serie di ragioni che posso immaginare, ma è inutile star qui ad approfondire. Quando per esempio lo stesso prodotto ce lo fa Lige, che è top brand luxury, dive, fashion dive watchman, eccetera, eccetera, ce lo fa Lige per 13 euro. Ma non erano 7 euro, scusate. E c'è la fregatura qui. 7,54 euro, poi apro e me lo vuoi proporre al doppio? Ah no, 7,54 euro. Non lo so, sono impazzito io o l'avete visto anche voi? Non lo so, perché adesso registrandolo posso tornare indietro, ma allora... Vabbè, ecco, perché non un Lige da 7,58 euro? Cioè, mi chiedono, ma se ci sono persone che comprano lo stesso orologio molto simile per 60 euro di Addis Dive, perché non ho mai visto proposto questo orologio qui da 7,58 euro? È praticamente lo stesso orologio, la fattura come sarà non lo so, però se non lo compriamo non lo possiamo sapere. Vabbè, da questa foto vedo che stiamo messi male, molto male. Vabbè, 7,58 euro. Vabbè, c'è da dire che un Addis Dive per 60 euro pare invece, io non li ho provati, pare però che sia fatto bene. Questo è veramente un pezzo di latta, mi sa. Però 7,58 euro. Comunque voglio dire, no? Se lo scopo è quello di avere un orologio buono, che faccia il suo lavoro e che sia discreto e magari non sia neppure una copia necessariamente, qui su AliExpress vedo che si possono spendere veramente pochi soldi. Poi più o meno sono sempre gli stessi prodotti, vabbè, praticamente sono tutte copie. Panerai, i vari smartwatch, qualche Datejust più o meno credibile. Questo è originale, ma si vede, perché è veramente... Questa cos'è? Una copia di un Sunto, di un Garmin. Vabbè, proprio veramente credo che ci sia poco altro da dire. Certo, ci siamo fatti... Il video potrebbe durare chissà quanto, però siamo già quasi a 20 minuti. Insomma, ci siamo fatti sicuramente un'idea di che cosa c'è su AliExpress cercando la parola orologi. Soltanto la parola orologi, non voglio immaginare se scrivo orologi Rolex, anzi, io lo faccio. Vediamo un po'. Questo qui, non so se l'avete visto, era la copia di un Breitling Super Ocean. Vabbè, quindi orologi Rolex, escono tutte le copie dei Rolex. Questo è quel Nautilus di prima, questo è una specie di Maserati, sembra addirittura fatto con l'intelligenza artificiale questo orologio. Vabbè, più o meno siamo lì, non cambia granché, i soliti Pagani, i soliti Addis Dive, più altra roba un po' strana, un po' particolare, e poi questi orologi, quest'altro qui, vedi, questo qui sicuramente è la stessa linea di Lige per esempio, cioè questi sono, questo qui con la Ferrari dietro
è fenomenale. Cioè questa è una linea produttiva o sono varie linee produttive magari di varia qualità dove esce l'orologio, pam, marchio, naturalmente copia, marchio e via. Ora, quello che non mi spiego, dopo essere rimasto abbastanza, non dico sconvolto, ma sicuramente ma non lo so, non mi viene nemmeno il termine, da questa carrellata su AliExpress, ora mi chiedo, ma questa è orologeria? Cioè il fatto di voler mettere al polso un orologio giustifica questa roba qui che stiamo vedendo? Il fatto di voler spendere poco giustifica questi orologi? E se sì, perché non vedo mai proposti questi orologi da 90 centesimi, da 6 euro, da 7 euro, ma sempre roba che costa molto di più e che comunque è quasi sempre la copia di un orologio di lusso, normalmente Rolex, ma ci sono, per esempio, abbiamo visto tante copie di Omega. Cioè, perché alcuni sì e altri no, se praticamente la pasta è sempre la stessa? Non dico la fattura, ma proprio il concetto di orologeria, il concetto che si vede qui su AliExpress. Io onestamente a questa domanda non so neppure dare una risposta. L'unica che mi viene è che tanti, e non posso biasimarli, certamente non condivido questo modo di pensare e di fare, ma tanti sicuramente vogliono spendere poco per avere un orologio che magari amano o bramano, come può essere per esempio un Rolex sportivo, un Omega sportivo o tanta altra roba. Tanti altri naturalmente sono convinti di spendere poco, di inseguire il famoso rapporto qualità-prezzo in un mondo dove tuttavia il prezzo non può corrispondere al valore intrinseco degli orologi, semplicemente perché alcune cose nel collezionismo, come anche nei prodotti di lusso, prendete per esempio una semplice collana, un braccialetto d'oro, non costano ciò che valgono, costano anche tanto altro, costano il marketing, costano il nome, perché il nome costa. Quel nome, se è stato fatto, è stato realizzato, è stato affermato nel corso di un secolo, quel nome costa, perché è costato tanto farlo diventare quello che è oggi. Così come tante altre cose, quindi capisco benissimo che ci sia chi dà valore a queste cose, ma la domanda in realtà è un'altra, e cioè, e la faccio a voi, ne parliamo nei commenti, e cioè perché Pagani, Addis-Dive, Steel Dive, c'è tanta altra roba, tutte copie di prodotti originali sì, a 60 euro, a 70 euro, o su Amazon io credo che molti abbiano speso anche più del doppio per questi orologi, ma a questo punto ragazzi comprateli su AliExpress. Perché quei prodotti sì e perché non la copia di un Casio da 93 centesimi? A questa domanda io non so rispondere, ma voglio sapere la vostra nei commenti. E dopo questa bella bomba di Ferragosto io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, vi invito ad iscrivervi se vi piace il modo in cui vi racconto l'orologeria, anche se oggi c'era poco da raccontare. Ci vediamo in una prossima puntata qui su Tot.